sono Federica Borlizzi e collaboro con la Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili in materia di detenzione amministrativa. La detenzione amministrativa è una particolare forma di privazione della libertà personale che colpisce non chi ha commesso un reato, bensì chi ha violato una norma appunto amministrativa riguardante l'ingresso e il soggiorno all'interno del nostro territorio. E si parla dunque di una detenzione senza reato di cui possono essere destinatari i soli cittadini stranieri. In realtà sono ben 23 anni che in Italia esiste questa particolare forma di trattenimento. Infatti fu con la cosiddetta legge Turco-Napolitano, la legge numero 40 del 1998, che si andò a prevedere la possibilità di trattenere lo straniero in attesa dell'espulsione in appositi centri, allora denominati CPTA, cioè centri di permanenza temporanea e di assistenza. All'inizio il termine massimo di trattenimento in tali strutture era di 20 giorni, prorogabili di ulteriori 10. Nel corso degli ultimi 2 decenni alcune cose si sono modificate. Ad esempio, si sono modificate le denominazioni di tali strutture, che nel 2008 sono stati qualificati come CIE, cioè Centri di Identificazione ed Espulsione. Nel 2017 sono stati ridenominati CPR, Centri di Permanenza per i Rimpatri. Così come si è modificato il termine massimo di trattenimento in tale strutture, che nel 2011 ha addirittura raggiunto i 18 mesi e che attualmente, nel 2021, è pari a 90 giorni, prorogabili in alcuni casi di ulteriori 30. Ciò che negli ultimi 20 anni non sembra essersi modificato sono le criticità riguardanti l'istituto della detenzione amministrativa. Gli allora CIE, gli attuali CPR, sono luoghi di trattenimento in cui rischiano di non trovare applicazione quelle garanzie costituzionali previste quando si arriva a privare una persona del suo bene supremo, ossia la libertà personale. E lo stato di eccezione che caratterizza la detenzione amministrativa riguarda una pluralità di aspetti. Anzitutto, eccetto alcune categorie di trattenuti, come ad esempio i richiedenti asilo, le convalide e le proroghe del trattenimento sono affidate alla cosiddetta magistratura onoraria, ossia giudici di pace, cui però l'ordinamento non attribuisce il potere di disporre pene detentive. E le udienze di convalida e di proroga, nella maggior parte dei casi, non si svolgono in delle vere e proprie aule di giustizia, ossia negli uffici dei giudici di pace, bensì nei locali interni ai CPR. E si tratta di udienze che possono avere anche una brevissima durata, che possono andare addirittura dai 5 ai 10 minuti. Inoltre, un altro evidente elemento di criticità della detenzione amministrativa riguarda la tutela della salute dei trattenuti. Infatti nei CPR vige una sorta di extraterritorialità sanitaria, in quanto i servizi sanitari sono affidati all'ente gestore del centro e non, come accade ad esempio negli istituti penitenziari, al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi abbiamo dei servizi sanitari privatizzati che risultano fortemente carenti. Se vogliamo fare un esempio, possiamo evidenziare come nei CPR con capienza fino a 50 posti si prevedono solo 3 ore al giorno di assistenza medica e addirittura solo 8 ore a settimana di assistenza psicologica. Ciò significa che ciascun trattenuto ha diritto a 9 minuti a settimana di supporto psicologico, poco più di 1 minuto al giorno. Nel corso degli ultimi decenni vi è stato anche un andamento a fisarmonica dei centri effettivamente presenti sul territorio. Nel periodo di massima espansione del sistema di detenzione amministrativa, cioè nel 2007, erano attivi ben 14 centri per una capienza totale di 1900 posti. Successivamente, in seguito alle proteste dei trattenuti, alle denunce sulle condizioni di trattenimento della società civile, si sono andati a dismettere alcune di queste strutture e alla fine del 2016 vi erano 4 centri attivi per un totale di circa 350 posti. Tuttavia, come sappiamo, con il decreto legge numero 13 del 2017 si è dato nuovo vigore alla detenzione amministrativa, andando a prevedere in prospettiva la creazione di un CPR per ogni regione.
Comunque attualmente, al settembre del 2021, risultano attivi ben 10 centri per una capienza pari a circa 1100 posti. Nei locali dei CPR, dunque, si verificano continue violazioni dei diritti fondamentali dei trattenuti, così come non vengono molto spesso rispettate le poche disposizioni previste dalla normativa nazionale. Ad aggravare tale quadro si somma la completa opacità con cui vengono gestiti tali centri, cui è interdetto l'accesso ai giornalisti, alla società civile. Noi non vediamo e non sappiamo quello che quotidianamente succede in tali luoghi. Le informazioni su il numero di trattenuti presenti, la loro nazionalità, le condizioni igienico-sanitarie, i servizi effettivamente presenti, ci sono date dai preziosi rapporti del Garante nazionale e dei garanti locali, dalla costante opera di monitoraggio di alcune associazioni della società civile, dalle ispezioni di alcuni parlamentari e consiglieri regionali. Ma nessuna informazione viene fornita ufficialmente dal Ministero dell'Interno, dalle prefetture, con la volontà quindi forse di non voler valutare i costi sociali e le implicazioni civiche di tali politiche. D'altronde, l'unica commissione parlamentare che si è interrogata sulla detenzione amministrativa risale ormai al 2007, la cosiddetta Commissione de Mistura, che dopo un'attenta analisi di tutti i centri di trattenimento allora previsti, giunse alla conclusione che fosse necessario un loro svuotamento e un definitivo superamento della detenzione amministrativa. A distanza di 14 anni possiamo dirci che quelle considerazioni sono ancora attuali.